Bentornati o benvenuti al solito appuntamento domenicale su Peppe Vacca Collectibles con le news della settimana. Il motivo per cui avete aperto questo video potrebbe essere più di uno per chi è interessato alle news. Eccole qua, per chi invece è un po' nostalgico del buon vecchio internet utilizzato senza lo speed, non vi preoccupate, ci penso io a voi. Verso la fine del video, quando parleremo di un prodotto in particolare, avete tutto il tempo da dedicare a voi stessi se ne avete la necessità. Ringraziatemi alla fine, non vi preoccupate. Adesso invece dedichiamoci a quelle che sono le novità di questa settimana con i Hot Toys, come al solito, che questa settimana si è comportato un pochino meglio, devo dire, almeno un annuncio che non mi aspettavo così presto, almeno per una volta hanno azzeccato i tempi, e poi un paio di rilasci, tra cui questo Batman di The Dark Knight Returns, che a me piace un sacco, che non ho preso e quindi potete insultarmi fortissimo perché mi meriterei tutti gli insulti del caso. Un Batman secondo me fighissimo, bello massiccio, bello cattivo, bello incazzato, e davvero un bel pezzo. Secondo me è davvero un bel pezzo. L'unica cosa che mi fa storcere un po' il naso sono queste mani, forse un po' piccoline rispetto al resto del body, ma non so se è effettivamente così la trasposizione, diciamo, fumettosa di questo Dark Knight Returns. Però davvero un gran bel Batman. Credo, non ne sono sicuro, che ci sarà ancora un paio di copie o giù di lì, se non sono già finite mentre vi sto parlando, sul colossoinerd.com. Quindi convincetemi qui sotto nei commenti a prenderlo. So che molti di voi, ciao Fabio, ciao Claudio e compagnia bella, state già convincendomi, cercando di convincermi a prenderlo. E quindi, raga, fate del vostro meglio, perché qui stiamo parlando davvero di un prodotto veramente molto molto figo. A me almeno piace un sacco. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Poi un altro rilascio, e come al solito il mio PC decide di non funzionare al momento giusto, molto bene. Un altro rilascio è il tanto atteso Iron Man Mark 42 da Iron Man 3, che fu annunciato insieme a Black Widow, se non mi sbaglio Artisan, insieme ad Iron Spider, che a questo punto mi aspetto nelle prossime settimane, e se non mi sbaglio nient'altro in quell'occasione, ed è un gran bel pezzo. Eccolo qui, finalmente rilasciato. Anche qui stiamo parlando di una tecnologia leggermente differente dagli Iron Man a cui siamo abituati, con molti più LED, ci dovrebbe essere anche l'USB-C, se non mi sbaglio alimentazione non più a batterie, quindi per Iron Man, e credo che sia la prima volta, non so se nelle ultime release era già stata introdotta questa feature. Io non ho più preso un Iron Man, almeno tranne quello di Ono Studio tratto dal fumetto, un Iron Man tratti dal MCU nell'ultimo periodo, quindi magari ragazzi correggetemi se mi sto sbagliando, ma davvero questo sembra promettere veramente bene. Head sculpt di Tony Stark, secondo me, eccellente, e anche l'armatura con tutti i vari danni da battaglia. Veramente un gran bel pezzo. Anche qui ragazzi, se l'avete preso, bravi, complimenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, come è, se ce l'avete, magari se avete la fortuna di averlo già tra le mani, perché magari l'avete preso direttamente in Cina o quant'altro. Fatemi sapere com'è, perché secondo me questo è un pezzo che merita davvero tantissimo. E veniamo adesso al momento, sempre computer permettendo, al momento che molti di voi stavano aspettando, il momento speed free, ovvero questo meraviglioso, a parer mio, deck tratto dall'ultimo Predator Badlands. Allora, intanto vi lascio un po' questo fermo immagine, così molti di voi potranno usufruirne. Che dire, a me piace l'estetica, avevo già detto, l'estetica di questo Predator mi piace molto meno rispetto ai suoi predecessori, quindi a Predator Jungle, Feral, chi più ne ha più ne metta, dei precedenti film. Devo dire, l'ho già detto in privato ad alcuni di voi, devo dire che l'annuncio di questa doll non mi aspettavo che fosse di questa qualità, quindi se non si fosse capito a me piace un sacco. Mi ha fatto venire la curiosità di vedere subito il film, mi ha fatto un po' l'effetto contrario. Di solito prima si vede il film e poi si pensa alla doll, in questo caso la doll mi ha fatto venire voglia di vedere subito il film, cosa che ho fatto.
E la mia opinione personale sul film, di cui non parlerò adesso, vi dico solo che è abbastanza positiva. Ci sono alcune cose di cui mi piacerebbe parlarne magari in un'altra sede, magari se quando tutti voi avete visto il film ne potremo parlare per evitare spoiler, ma devo dire che in senso generale il film mi è piaciuto. Quindi mi ha fatto venire la curiosità anche di approfondire questa doll. Ripeto, esteticamente a me questo Predator non fa impazzire come gli altri, stiamo parlando comunque di un Predator più giovane rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, quindi alcune cose, anche alcune dinamiche ci possono stare, ma proprio il senso estetico, ecco, a me non fa impazzire. Ma al di là di questo, la doll a me sembra riprodotta in modo impeccabile. Avrei forse gradito, per chi ha visto il film magari lo capirà, ma tanto è una cosa delle scene, proprio della primissima scena, il mantello con cappuccio avrebbe reso un altro accessorio che avrebbe comunque migliorato ancora di più le fattezze estetiche di questo deck, perché qui lo vediamo nelle fasi praticamente iniziali del film, almeno in questa versione, perché poi ce n'è un'altra, ma tutto quello che vedo comunque è stato riprodotto secondo me alla perfezione. Quindi brava Hot Toys in questo caso, anche per aver fatto subito uscire, dopo il teaser della settimana scorsa, subito fatto uscire la doll, in pieno hype per il film e quant'altro, non come per Ballerina, per esempio, 6 mesi dopo con un prodotto del tutto discutibile. E qui vedo in questa foto una leggera discrepanza di colorazione, ma penso che potrebbe essere soltanto una questione di luci. Qui nella parte posteriore del collo, per esempio, sembra che ci sia una continuità con la testa, mentre qui sul collo c'è un netto stacco. Vabbè, queste sono cose poi che magari dal prototipo al prodotto finale potrebbero essere migliorate, ma comunque gran bel pezzo, secondo me molto ben riprodotto. Poi sta a voi vedere se effettivamente vi piace questo Predator per com'è e quindi acquistare la doll oppure meno, oppure no. E qui niente da dire per tutto il resto, adesso ci andiamo a leggere ovviamente qualche dettaglio mentre vi faccio scorrere delle immagini. Davvero, si è sempre comportata abbastanza bene comunque Hot Toys con i Predator, quindi non mi sorprende che anche questa volta hanno fatto un bel lavoro. Stiamo parlando del Movie Masterpiece 849 di 30 cm e mezzo, quindi un bel bestione, 16 punti di snodo, non molti. Uscita ultimo trimestre del 2026, primo del 2027, quindi ci vorrà ancora un sacco di tempo. Da noi ragazzi, aspettiamocelo intorno al 2027 primavera, ecco, a meno che non venga anticipato come sta succedendo per molti pezzi di Hot Toys ultimamente. E qui la lista, ragazzi, degli accessori e quant'altro, ormai abbiamo già visto tutto dalle immagini, non sto qui a soffermarmi in particolare su tutti i particolari, appunto, ma se vorrete poi ne parleremo in separata sede o in privato, oppure qui sotto nei commenti, che preferisco sempre, ragazzi, perché almeno ho modo di rispondere a tutti, di dedicarvi tempo. La seconda versione di questo Predator, sempre da Badlands, è quello con Tia. Anche qui mi è un po' difficile, senza fare spoiler, darvi dei dettagli su questo personaggio, quindi cercherò di non farli. Sappiate che appunto c'è quest'altro personaggio che già l'avete visto dal trailer e tutto, che il nostro buon Deck si porta dietro, e qui mi sembra anche su di lei il lavoro sia stato eccellente. Forse il viso in alcune foto non è proprio una somiglianza al 100%, però direi che in linea di massima è stato fatto un buon lavoro. Abbiamo anche un paio di occhi intercambiabili, stessa cosa che abbiamo visto anche per Anakin, quindi questa era una tecnologia che almeno per personaggi che hanno a disposizione più occhi differenti credo che sarà introdotta in modo permanente, oltre agli occhi che possono essere girati ovviamente. E poi c'è la possibilità, qui vediamo un recap generale, di attaccare il personaggio, quindi Tia, alle spalle di Deck con un magnete, e non solo, a quanto pare può essere anche tirata su dalla mano. Adesso vediamo se vi trovo un'immagine, l'avevo fatta vedere all'inizio.
soltanto con la mano. Non so come sia possibile una cosa del genere, non so se è un bel lavoro di Photoshop. Quante immagini? Andiamo avanti. Ecco, in questa immagine si vede appunto due modi di display, sia attaccata alla schiena sia tenuta sulla mano. Non so come sarà possibile, ve lo ripeto, non riesco ad immaginarmelo, ma se sono riusciti a fare una cosa del genere, a far tenere una doll con una mano sola, senza nessun tipo di supporto, con un magneto o con qualcosa, deve essere veramente un gran bel lavoro. Sono curioso di vederla, quindi non so. Non so ancora se preordinarla, perché, ripeto, il film mi è piaciuto, ma il senso estetico generale del Predator meno rispetto agli altri, e mi prenderà un po' di tempo per pensarci. Invece fatemi sapere voi se lo prenderete, soprattutto se avete visto il film, raga. Movie Masterpiece 850, stessa altezza, 14 cm e mezzo per TIA, ovviamente mezza doll, 16 punti di snodo, anche qui stiamo parlando della stessa data di uscita, ultimo trimestre del 2026, primo del 2027. Spostiamoci un secondo su Tamashii Nations, perché ultimamente sta mostrando Bandai un sacco di prodotti nuovi e vecchi, ma riciclati come nuovi, e volevo spendere giusto due parole, spostandoci appunto sulle 1 a 12, per farvi vedere cosa bolle in pentola più o meno. Abbiamo da One Piece il buon Crocodile, gran bel pezzo, che già comunque era stato mostrato, annunciato, eccetera, eccetera. Poi abbiamo Boa Hancock, bellissima come sempre, anche lei sempre lì in SH Figures, ragazzi, io lo do per scontato, ma lo sapete. Un altro Luffy e tanti ricicloni di Dragon Ball. Ovviamente adesso devono rifare tutti gli stessi personaggi, Dragon Ball, il Super Saiyan God rosso, blu, di tutti i colori, con il nuovo body 3.0. Roba anche da Masked Rider, da Yu-Gi-Oh! Insomma, hanno mostrato un sacco di roba ultimamente, prima fra tutti questo Chocorin di Astrobot e con il Dual Speeder, che vedremo poi sul Colosso dei Nerd molto velocemente, perché secondo me è un pezzo da collezione, soprattutto per chi, come me, è amante della console Sony, dei videogiochi in generale. Questo è davvero una chicca da avere. Non è un pad che si può utilizzare, ovviamente, per giocare, ma ha le stesse identiche dimensioni di un pad e può, attraverso i tasti, essere trasformato nell'iconica navicella di Astrobot. Questo è un pezzo davvero imperdibile. Per Demon Slayer, Inosuke Ashibira sta per essere rilasciato, quindi continua la wave dedicata a Demon Slayer, che a me sta piacendo per SH Figures. Poi hanno presentato delle mini figure praticamente che vanno a riprendere le confezioni e le figure, insomma, un po' più grandine, un po' in 1 a 12, cosa del tutto irrilevante per quanto mi riguarda. E beh, hanno mostrato tanta altra roba di Star Wars e poi il Wolverine da Gamerverse. Avevamo già visto lo Spider-Man e Ciclope. Qui abbiamo un Wolverine che secondo me spacca i culi. Spero che non rimarrà un'esclusiva Giappone, ma che potrà arrivare anche da noi con tutti i crismi, soprattutto con i giusti prezzi. Anche qui, ragazzi, ditemi che cosa ne pensate per i fan 1 a 12 e soprattutto Bandai, perché per me c'è tanta roba molto interessante, così come ce n'è anche su ilcolossoinerd.com, che continuo a consigliarvi. Vediamo gli ultimi arrivi. Avevamo visto già Magneto e Barnes, se non mi sbaglio, da Platoon. Poi abbiamo tanta altra roba, tra cui questo fantastico slot e l'SV Toys con l'1 a 6 di Ayan tratta da Ninja Gaiden, la lavagnetta cancellabile per tutti i fan di D&D e che vogliono creare il proprio personaggio e cancellare roba e sistemarla, insomma molto figa anche questa, a soli 20 euro. Poi ecco appunto il Chocorin di Astrobot con il Dual Speeder a 189 euro. Ragazzi, ma secondo me ne vale veramente tanto la pena per questo qui, da mettere vicino alla Play magari mentre giocate, figata. C'ha anche i LED, si trasforma, un sacco di roba, molto figo. E poi la linea delle bianchine di Infinite Statue, ragazzi, e Caustic Plastic. Anche qui, gran bel lavoro per chi colleziona questo tipo di cose. Tra l'altro l'ho vista anche a Lucca Comics, davvero ottimo lavoro da parte di Infinite Statue. Detto questo, raga, anche oggi si è dato una settimana leggermente migliore rispetto al solito, almeno c'è stati un paio di rilasci di peso e l'annuncio del deck del nuovo Predator da Badlands, che, ripeto, a me
ha suscitato una certa curiosità quando invece prima non me ne sarebbe fregato nulla, e quindi fatemi sapere anche voi se vi ha fatto lo stesso effetto. Spero di avervi regalato qualche momento di pace e di tranquillità con voi stessi e senza l'utilizzo dello speed, ragazzi, visto che Hot Toys ci ha deliziato con questa meravigliosa visione della bocca del Predator. E detto questo io vi saluto, ancora buona domenica, fatemi sapere tutto quello che pensate qui sotto nei commenti e niente, ci vediamo alla prossima. Il prossimo unboxing probabilmente Han Solo da episodio 6, che uscirà giovedì se ce la faccio, tempo permettendo, lavoro e cazzi vari personali. E quindi raga, come al solito buona domenica, ci vediamo alla prossima. Ciao, a presto.